Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio cammino di vita. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche e emotive per la prima parte di marzo. Vi ricordo che poi a metà mese pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi consiglio di ascoltare anche il vostro ascendente e il vostro segno lunare. In descrizione trovate il link di un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche emotive per la prima. Grazie. Wow, Vergine. Abbiamo gli amanti e Leon. Leon in questo caso sarebbe il giudizio. Quindi stiamo parlando di quello che è un qualche tipo di io credo che faccia riferimento a quelle che sono le decisioni, perché la carta degli amanti parla appunto di quello che sono le decisioni, mentre la carta del Leon parla, di quello che potrebbe essere un risveglio spirituale, una chiamata, diciamo così, di tipo divino, okay? Oppure per qualcuno potrebbe proprio rappresentare quello che è una chiamata di tipo fisico, quindi magari qualcuno che si fa sentire, potrebbe anche essere una persona, diciamo così, del passato che si fa sentire, okay, e, essendoci qui la carta degli amanti, le cose sono 2: o si parla di quello che è, diciamo così, una relazione, un rapporto, se vogliamo, in equilibrio, oppure fa riferimento al fatto che si debba scegliere, ehm un qualche tipo di bisogna fare una scelta insomma. Normalmente gli amanti indicano quello che è la scelta tra il vecchio e il nuovo. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo queste 2 carte qua per voi. Allora, cominciamo subito con la carta dell'imperatore e quindi l'imperatore qui sento che è una carta di stabilità, okay, mi parla proprio di quello che è, ehm la solidità a livello materiale, ma anche a livello personale, come carattere, okay, l'imperatore comunque è sempre una carta di grande abbondanza. Io sento che partite da quello che è una situazione di stabilità. Il 7 di denari parla di quello che avete 2 sette, 7 di denari e 7 di coppe. Il 7 di denari parla di quello che è una sorta di energia di attesa. Probabilmente qualcuno qui ha già seminato un qualche tipo di situazione o di relazione, insomma è come se aveste già seminato i vostri frutti, no, il lavoro con quest'imperatore è già stato fatto. E il 7 di, pentacoli vi dice che questo è un momento dove forse bisogna un attimino, aspettare, bisogna un attimino, diciamo così, fermarsi e riflettere. Il 7 di coppe parla di quello che potrebbero essere le possibilità che vi si stanno aprendo davanti o, quelle che vorreste, nel senso è un po' come se steste valutando cosa fare, dove andare, giustamente avete la carta degli amanti, quindi di un qualche tipo di decisione si tratta, okay. L'imperatore potrebbe anche fare riferimento alla vostra persona di interesse, o nel caso non abbiate nessuno, può anche fare riferimento a una persona semplicemente che magari è presente nella vostra vita, okay. Poi abbiamo il 2 di denari, il 9 di spade e un 4 di pentacoli. Allora, con questo 2 di pentacoli sento che qui quello che cercate è proprio un equilibrio, che forse è proprio quello di cui parla la carta degli amanti. Avete bisogno di, appunto, di creare un equilibrio, di cercare di per qualcuno parla di gestire 2 situazioni allo stesso tempo, okay? Il 9 di spade, fa riferimento a quelli che sono i pensieri, un po' diciamo così, ehm, malsani se vogliamo. Sono i pensieri sempre riferiti al passato, sono pensieri, che vi mettono sempre nella condizione di farvi dei sensi di colpa. Sento che c'è una sorta di ansia o comunque di preoccupazione inerente a questi pensieri. Abbiamo poi un 4 di,
di denari, e il 4 di denari mi parla di quello che è una sorta di attaccamento, se vogliamo, a un qualche cosa di materiale fondamentalmente. Poi abbiamo qua, guardate come 7 7 e no, e 4 e 4. E poi abbiamo un 10 di bastoni, 4 di spade e 10 di bastoni. Quindi sento che, come vi dicevo prima, qui c'è qualcuno che si sta attaccando a un qualche tipo di stabilità, a un qualche tipo di materialità. E con il 4 di spade sento che forse è proprio, un periodo dove appunto è necessario, ricaricare le forze, perché comunque avete un 10 di bastoni, qui c'è la necessità di lasciarsi indietro qualche cosa. Può essere una situazione, una relazione o semplicemente delle responsabilità inerenti a questa situazione. Andiamo a vedere nello specifico, perché abbiamo l'imperatore, per piacere, grazie. Ok. Allora, abbiamo il 7 di bastoni e il principe di coppe. Dunque, state comunque cercando di andare avanti per quello che è la vostra strada. Vorrei farvi notare che avete un altro 7 del terzo della stesa. È come se qualcuno appunto stesse cercando di seguire la propria strada, di seguire, mi verrebbe da dire, anche un po' i propri sogni, okay, ehm, essendoci il fante di coppe mi potrebbe parlare, ed essendoci anche la carta del giudizio, mi potrebbe parlare di qualcuno che sta tornando, per chiedere scusa fondamentalmente, per cercare quello che è un un modo di mediare, ecco, mi verrebbe da dire, no, però non vi sento molto propensi. Allora, il 7 di pentacoli è spiegato da un 4 di bastoni e dall'eremita. Difatti io qui sento che state cercando la vostra stabilità in modo solitario, okay? È vero che il 4 di bastoni, avendo anche la carta degli amanti, mi potrebbe parlare di quello che è un'unione, un'unione felice, in realtà un compromesso, ed è un po' come se qualcuno di voi stesse aspettando questo tipo di unione felice, magari proprio con quest'imperatore. Però avendo ancora, le energie dell'eremita, sento che è una cosa ancora un pochettino lontana, okay. Andiamo a vedere il 7 di, okay. Wow, avete un'altra volta gli amanti, il 4 di spade un'altra volta ce l'avevate già qui, e un asso, di bastoni. Ehm, guardate, allora, sento che qui qualcuno è nella necessità di fare un qualche tipo di scelta. Il 4 di spade ha un po' la stessa energia dell'eremita, nel senso che è un'energia di isolamento, è un'energia che, vi dice come se aveste bisogno di prendervi un tempo, okay, per riuscire a ricaricare le pile, per riuscire a fare quello che è un'azione di tipo determinato e concreto, che è quello di cui mi parla l'asso di bastoni. Il fatto che gli amanti siano al contrario, sento che c'è la necessità di fare un qualche tipo di scelta. Andiamo a vedere il 2 di, pentacoli. Okay, abbiamo un fante di pentacoli, abbiamo la stella e abbiamo un re di spade. Ehm, Sento che è un qualche tipo di scelta che deve essere fatto in modo determinato, in modo logico e razionale. Io vedo con la stella qui che avete quello che è un desiderio, avete un obiettivo, okay, e magari ci state anche mettendo tanta energia in questo obiettivo. Come vi dicevo qua, è come se aveste già seminato e adesso foste in questa fase di attesa dei frutti, no, però è ancora qualche cosa che non arriva, sento che ci sono ancora delle, diciamo così, instabilità, dei disequilibri, okay? Andiamo a vedere, okay. Wow, quante carte. Allora, il 9 di spade è spiegato da un fante di spade, dalla regina di bastoni, dal 2 di spade, dal re di pentacoli e dal 10 di pentacoli. Io credo che molti di voi stiano ancora pensando
a quello che è, mi verrebbe da dire il creare una famiglia, perché comunque qua avete un 10 di denari, okay, però avendo anche il 2 di spade, sento che molte persone sono, diciamo così, combattute, probabilmente per quello che abbiamo la carta degli amanti e del giudizio, perché qui qualcuno si è reso conto di qualche cosa, ha preso consapevolezza, è come se stesse pensando se vale la pena ancora mettere energia in questa relazione o no. Il fante di spade per qualcuno potrebbe rappresentare un figlio, quindi magari c'è di mezzo un figlio in questa relazione, ma avendo diciamo la regina di bastoni e il re di pentacoli, quello che un po' mi salta all'occhio è che è come se fosse 2 persone un po' diverse. Okay, una magari è un po' più materiale, l'altra è un po' più passionale, un po' più, diciamo di pancia, ecco. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli per piacere, grazie. Abbiamo l'8 di bastoni e di nuovo un 7 di pentacoli. Quindi io qui sento che voi lo sforzo l'avete già fatto o comunque lo state ancora facendo. Qui si tratta proprio veramente solo di aspettare che sia l'altro a fare un passo, okay? Nel caso non aveste nessuno, io sento che c'è un qualche tipo di, come vi posso spiegare, ribilanciamento a livello dei pensieri, per quello che riguarda la relazione o l'amore, ma sento di più la relazione. Cioè, o potrebbe essere che questo re scusate, questo imperatore rappresenti qualcuno del vostro passato, okay, diciamo con il quale state ancora, tra virgolette, "combattendo" per dimenticarlo o dimenticarla. Potrebbe far riferimento a un padre per qualcuno, okay, però ecco sento che c'è questa sorta di, anche qui la dicotomia diciamo, nel senso da un lato si vuole l'unione felice, dall'altro si vuole star da soli, okay. Sento che siete un po' combattuti i single su cosa fare, su dove andare, non si vedono diciamo tanto chiaramente quelle che sono le possibilità anche di unione. Ricordiamoci che qui la carta degli amanti era il contrario, okay? Andiamo avanti, andiamo a vedere il 4 di spade per piacere, grazie. Abbiamo la sacerdotessa al contrario e la temperanza al contrario. C'è bisogno di fare un lavoro di introspezione qui e probabilmente questa energia del 4 di spade arriva perché avete bisogno di prendervi un periodo stile eremita, dovete fare le vostre valutazioni del caso, io sento, e dovete proprio imparare a ricaricare le pile per conto vostro, okay? Avendo la sacerdotessa al contrario, sento che qui e avete il giudizio un'altra volta, però è il contrario, sento che qui c'è qualche cosa che non volete vedere, okay? Allora vi dico, avete gli amanti, avete il 4 di spade, avete la stella, avete il giudizio 2 volte, quindi quello che sento io è che in qualche modo c'è una guida, diciamo, di tipo sottile che vi sta vicino, che vi è vicino. Il punto è chiedere a questa guida di darvi una mano in quello che è la comprensione di tutta questa situazione, okay, perché qui comunque vedo che c'è ancora confusione, come se qualcuno stesse ancora mettendo energia in questa relazione, in questa situazione, ma i risultati non fossero quelli sperati, okay. Difatti poi qui alla fine abbiamo un 10 di bastoni. Andiamo a vedere nello specifico il 10 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 5 di bastoni e quindi mi parla di conflitti, mi parla che possono essere conflitti interiori o conflitti e il 2 di coppa al contrario. Sì, sento che qui qualcuno, ha ancora quelli che sono i conflitti interiori. È come se non voleste lasciare indietro questa storia, okay, questa relazione o questa situazione all'interno di una relazione. Il 10 di bastoni parla proprio di quelli che sono i pesi che ci portiamo dietro, le aspettative, le responsabilità, i pensieri negativi anche, no, vi ricordo che anche qui avevate le spade, quindi, tanti pensieri negativi insomma, tanti pensieri circolari come dico io, che sono quei pensieri che insomma per certi versi girano sempre in tondo e che son sempre quelli, no, quindi sento che siete in una fase di valutazione diciamo, okay, in effetti avete la carta degli amanti, come vi dicevo prima parla di scelta molte volte, quindi scegliere se continuare per questa strada o semplicemente cambiare strada. Quello che si sente è che con la carta del giudizio avete preso un qualche tipo di consapevolezza diversa rispetto a prima. Dovete ancora fare il salto, sento che ancora c'è questa sorta di legame, se non è fisico perlomeno lo è a livello mentale, okay,
però avete già preso consapevolezza, di quello che è giusto fare. L'unica cosa che vi consigliano le carte è di come vi posso dire, è di affidarvi un pochettino di più al vostro intuito, okay? Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho cosa si vede e cosa non si vede. Qual è, diciamo così, la parte conscia e la parte inconscia. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, potete condividere o commentare. 2 carte per gli amici della Vergine, per piacere, grazie. Abbiamo sperimentare. Vediamo che altro mi danno, perché lo sperimentare fa riferimento, proprio a quello che è andare fuori, andare in mezzo alla natura e letteralmente abbracciare un albero. Nel senso che questa carta dice: provate nuove avventure, provate nuovi modi per affrontare la situazione, reinventatevi, cercate una nuova via, insomma. È un po' un consiglio, se vogliamo, a focalizzarvi su quello che, magari fino adesso avete dato un po' per scontato, o magari per molti già lo stanno facendo, si stanno provando, diciamo così, diverse, io le chiamo tecniche di sopravvivenza all'interno di una relazione, no, e quindi questa carta, invita un pochettino a magari non prendere le cose tanto di punta, tanto di petto, ma andare un pochettino, diciamo, a lato. Quello che non vedete è l'intensità, è un cavaliere di bastoni, quindi, quello, diciamo, di cui non vi rendete conto è che effettivamente voi state andando molto, cioè avanti molto in fretta, okay, in questo tipo di situazione o relazione. Diciamo vi vedo decisi, vi vedo determinati, nonostante ci sia ancora questo momento qui di défaillance, però, sento che comunque state andando avanti dritti per la vostra strada. Bene. Ancora un messaggio da parte di questi oracoli, vediamo che cosa vi consigliano. Okay, abbiamo cassetta. La cassetta parla di quello che sono i pensieri, un po', diciamo così, passati, un po' fuori moda, come vi obsoleti, e parla anche di quello che è il condizionamento e del il ripetersi, diciamo, degli eventi. Parla di qualche cosa che è ripetitivo, come una cassetta che va avanti, e c'è sempre la stessa musica su, okay, e questa fase io la rivedo qui con questo, anche qui fondamentalmente, okay. Comunque c'è una forte fase di pensiero da parte vostra. È una questione di ehm, proprio mentale. Cioè avevate il 4 di spade anche qui. Okay, andiamo a vedere, quindi forse ecco, l'invito è: andate in mezzo alla natura, sperimentate e cercate di lasciarvi un pochettino indietro questi pensieri tossici, perché comunque non vi fan bene e vi fanno rimanere nel passato. Una carta ancora da parte di questi grazie. Abbiamo gratitudine, l'universo, ti ama, facendoti brindandoti, diciamo così, i miracoli della vita intorno a te. Quindi si tratta di andare in mezzo alla natura, ringraziare e guardare tutto quello che è, tutto quanto è miracoloso, diciamo così, intorno a voi, okay? E poi abbiamo il mondo interiore. Il tuo mondo esterno è un riflesso del tuo mondo interno. Questo è molto importante, perché bisogna un attimino cercare di capire che, come noi vediamo il mondo esterno è esattamente lo specchio, se vogliamo, di quello che è il mondo interno. Come fare a cambiare il mondo esterno? Si cambia il mondo interno, si cambia il modo di pensare, si cambia il modo di agire, si cambia il modo di amarsi, okay, c'è tutto un lavoro che si può fare anche proprio con il bambino interiore, okay? Bene, cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, spero di sì. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.